Benvenuti tutti al nuovo incontro del nuovo anno. Facciamo come sempre un paio di minuti di silenzio. Teniamolo nel modo più semplice possibile. Il silenzio è quello che resta quando tutto ciò che va e viene, le sovrastrutture che mettiamo, le interpretazioni, le percezioni, tutto quello che va e viene si sospende o si mette tra parentesi per un po'. Quello che resta non va e non viene. Il silenzio non va e non viene. Il silenzio non ha confini. Non possiamo dire dove inizia, dove finisce, perché anche quando ci sono tutti i rumori, il silenzio è lo sfondo. E quando appunto tutte queste complicazioni per un po' si sospendono, e allora forse il silenzio ci mette più in contatto con quella che è la nostra vera natura, quella che non va e non viene. Molto semplice. Va bene. E c'è un raccontino sapienziale che gira in varie forme. Ehm, Pungia lo racconta molto bene in un suo libro. Racconta la storia di una lavandaia, di quelle che lavavano i panni al fiume, che mentre stava appunto lavando i panni, compare dalla foresta una leonessa e arriva un cacciatore che la uccide. Al cacciatore serviva la pelle della leonessa, quindi la scuoia, e si accorge che stava per nascere un leoncino. E allora non lo uccide, lo lascia lì sulla riva del fiume e se ne va con la pelle della leonessa. Allora la lavandaia decide di prendersi cura di questo cucciolo e di allevarlo insieme con gli asini che lei usava per trasportare i panni dal villaggio al fiume, dal fiume al villaggio. Questo leoncino, quando diventa un pochettino più grande, viene trattato come gli asini e in qualche modo si rende utile come gli asini, nel senso che anche sul leone, sul leoncino, si mettevano i panni e con tutti gli asini faceva il tragitto insieme con la lavandaia. Ora, un giorno che gli asini e il leoncino pascolavano nel campo, arrivò un grande leone per dare, insomma, a caccia di cibo e a un certo punto rimane esterrefatto perché vede un leone che si trova in mezzo a degli asini e che bruca l'erba e dice: Ma com'è possibile? Questo leone ci sta tanto buon cibo intorno a lui e quello si mangia l'erba. Allora irrompe nel prato e mentre gli asini scappano, cattura il leoncino che cercava di scappare, lo schiaccia per terra e gli dice: Ma tu... no, mentre lo schiaccia, il leoncino naturalmente si raccomanda: Ti prego, non mi mangiare, non mi mangiare. E quello fa: Ma tu sei un leone. E lui dice: No, no, io sono un asino, io sono un asino. Ma no, tu sei un leone, gli dice, e lo prende, lo porta in riva
a un lago, a un fiume, e dice: guarda la tua immagine, noi due siamo uguali. E allora il leoncino guardò e vide due leoni. E adesso ruggisci, gli dice il leone, e il leoncino ruggì. Il commento di Pungia dice: è altrettanto semplice, non praticare per essere un leone, ruggisci. E quanto ci vuole per ruggire? Apri la bocca ed è fatta. Ecco, questa storiella ci dà lo spunto per dire un po' di cose su questo fatto, no? Che riguarda ovviamente la nostra natura più profonda, la nostra vera natura. Eh, In qualche modo un asino non potrà mai diventare un leone. Un leone che si crede un asino non può diventare un leone perché lo è già, capite? Può solo diventare un falso asino. E è chiaro che il messaggio principale di tutto questo racconto è che il nostro vero sé, la nostra natura più profonda, è sempre con noi, che lo sappiamo o no. Ehm, la nostra vera natura, il sé, dove altro può stare? Se io sono qui, il mio sé non può stare da un'altra parte. Quindi io non posso raggiungere il mio sé, non posso cambiare per diventare il mio sé. Questo è completamente assurdo, tutto questo. Il mio sé è qui. Quindi la tua spontanea natura originaria non cambia mai. Qualunque idea che tu possa avere di te, in qualche modo la tua vera natura è sempre lì, non cambia. Quindi è di qui che poi viene appunto l'idea che quando uno è un cercatore spirituale e fa un percorso, uno cerca soltanto quando qualcosa non ce l'ha. Quindi se io cerco il mio vero sé, creo un contesto paradossale, perché chi è che cerca il mio vero sé? Io. Eh. Quindi è chiaro che lo stessa mentalità di essere un cercatore che deve raggiungere la propria vera natura in futuro, in un altro posto, in un altro tempo, è di per sé un ostacolo a rendersi conto che la propria natura è qui, adesso. E se non la scopro adesso, non la posso scoprire fra 2 minuti o domani, la posso scoprire soltanto adesso. Nel caso del racconto del leoncino, in questo caso è ancora uno stadio precedente a quello del cercatore, in qualche modo, no? Cioè, lui non cercava la sua vera natura, lui credeva di essere un asino e si contentava di tutto quello e si comportava in quel modo. Lui stava tranquillo, se non fosse stato che quel leone l'ha messo di fronte a questa straordinaria novità, lui non era un cercatore, era uno che viveva la sua vita convinto di sapere chi fosse. Quindi, diciamo, il racconto del leoncino in qualche modo fotografa la condizione della stragrande maggioranza delle persone. Perché è chiaro che i cercatori spirituali sono molto pochi rispetto alla gente comune che neanche si pone il problema, la domanda, ma io chi sono? Qual è il mio vero sé? Perché vivono la loro vita tranquillamente convinti magari di sapere chi sono, no? Ecco,
Questa era la condizione del leoncino, ma viveva una vita in cui la sua identità era sbagliata, non era quella sua, era un falso di asino e non sarebbe mai potuto diventare un vero asino. E questa è la condizione in cui molto spesso il nostro io è un falso sé, che noi scambiamo per la nostra vera natura. E allora è interessante chiedere, ma come succede tutto questo? Come si mettono in moto certi condizionamenti nella nostra storia, per cui noi entriamo in questo falso idea di chi siamo? Nel racconto la situazione è semplice, no? Si capisce. Cioè lui era un leone, però visto che è rimasto orfano appena nato, in qualche modo viene educato e cresciuto e curato anche stando insieme con degli asini. E in questo senso, alla fine lui crede di essere un asino perché viene trattato come loro e lui si comporta come loro, trasporta i panni da lavare della lavandaia. Quindi quello che lui fa e quello che lui vede condiziona l'idea di chi lui sia. E qui c'è veramente un punto importante del come ci succede di essere come il leoncino. Diciamo così, se voi vi guardate intorno, adesso, in questo momento, voi vedete un mondo fatto di oggetti. La penna, il blocco notes, il telefono, il computer, la finestra, una poltrona, una sedia, un libro. Mm? Sono oggetti e questi oggetti in qualche modo li vedo io, che sono il soggetto. E nel modo in cui noi ci sembra evidente che sia fatta la realtà, questi oggetti stanno fuori di me. Sono oggetti che si trovano fuori di me. Questo me è il soggetto che li percepisce. E loro mi stanno davanti, di fronte, e stanno fuori di me. Ora, noi non ci rendiamo conto che questa evidenza non è altro che una complessa costruzione mentale che plasma il modo in cui noi percepiamo le cose. Perché di fatto, se voi lo guardate un po' più da vicino, nel momento che vedete una lampada, non potete separare l'immagine della lampada che voi vedete, che si trova nella vostra coscienza, dalla lampada in sé, l'oggetto fuori di voi, per il semplice fatto che non potete vedere nulla fuori di voi, perché fuori di voi vuol dire fuori della vostra coscienza. Fuori dalla vostra coscienza non esiste. Tutto quello che esiste fuori dalla vostra coscienza e voi non avete nessun tipo di percezione. Quindi tutto quello che voi vedete, faccio l'esempio del vedere, ma è l'udire, il sentire, eccetera, tutto quello è un'immagine che non si può staccare dalla cosa, perché la cosa che voi dite cosa, l'oggetto, non è altro che quell'immagine, capite? Non sto parlando, non voglio fare un discorso filosofico se esiste o no una realtà al di fuori della nostra coscienza. Non sto facendo una questione filosofica, sto facendo una questione esperienziale, cioè noi possiamo solo percepire quello che è la nostra esperienza. Fuori dalla nostra esperienza, anche se c'è qualcosa, comunque è come se non ci fosse perché
non è la nostra esperienza e quindi noi non lo potremo mai percepire, capite? Allora, quello che noi percepiamo è un'immagine, se la tocchiamo è una sensazione, dalla lampada la vediamo, se la tocchiamo abbiamo una sensazione di caldo-freddo che è una sensazione tattile, ma sono tutte esperienze che stanno dentro la nostra coscienza, non oggetti esterni, capite? Sono esterni rispetto a che cosa? Al mio corpo, a questo corpo, perché io percepisco anche questo corpo come un oggetto. E allora due oggetti ovviamente non sono lo stesso oggetto. E quindi è chiaro che la lampada è fuori del corpo, di questo corpo che c'ha gli occhi che la vede, ma non è fuori dalla mia coscienza, ovviamente, come anche questo corpo. Però, siccome, e qui sorvolo velocemente, siccome un essere vivente ha bisogno non di percepire la realtà così com'è, che se fosse, ma non è neanche così com'è, perché i nostri fisici quantistici dicono che le loro descrizioni non necessariamente sono come la realtà, manco quelle. Però immaginando che la realtà fosse come la descrivono i fisici quantistici, è molto diversa da come la percepiamo, no? Sarebbe un pulviscolo in uno spazio prevalente, un pulviscolo di particelle che appaiono e scompaiono. Come faremmo a sopravvivere se percepissimo la realtà in quel modo? Quindi è evidente che l'organismo vivente non percepisce la realtà in un'idea di com'è, la percepisce nel modo migliore per sopravvivere in base alle sue dimensioni, in base a come è fatto, al suo corredo genetico, eccetera. Quindi noi ci fa comodo percepire immediatamente, ma non è immediato, la realtà secondo questa costruzione, cioè che ci sono degli oggetti solidi, separati, lì davanti, da me che sono il soggetto che li percepisce. Questa è la, diciamo, la costruzione percettiva che è adatta perché l'organismo si muova velocemente e si adatti alla realtà. Ma le cose non stanno così, non solo se senti il fisico quantistico, ma se vai a vedere la tua diretta esperienza, che è diversa. Allora, però, nello stesso modo in cui io posso percepire gli oggetti e in questa percezione normale che noi abbiamo, io non sono gli oggetti, ma sono altro dagli oggetti, però allo stesso modo io non posso percepire me stesso, cioè quello che sta guardando, capite? Non posso percepire me stesso. Cioè, la coscienza che percepisce gli oggetti è il soggetto che osserva e in quanto soggetto osservante non può essere osservato, non può osservare se stesso, capite? Perché io posso osservare soltanto oggetti, non soggetto, non il soggetto. Posso osservare i miei pensieri, ma i miei pensieri da quel punto di vista sono anch'essi oggetti che mi stanno di fronte rispetto all'osservatore, ma il me, quello che è la sorgente del mio sguardo, ovviamente non la posso osservare. Posso osservare le sensazioni fisiche, posso osservare i pensieri, posso osservare le emozioni, ma così come posso osservare un libro, ma non l'osservatore, non lo sguardo che osserva, che dovrebbe essere dalla parte del soggetto, cioè dovrebbe essere collegato a chi sono io veramente, capite? Posso vedere soltanto oggetti che non sono me e li vedo come delle forme stabili allora che cosa succede? Succede che siccome io vedo soltanto oggetti che non sono me,
non posso vedere me stesso come lo sguardo. E questi soggetti hanno delle forme, questi oggetti hanno delle forme, questi oggetti che non sono me, allora nel momento in cui io mi chiedo chi sono, visto che non posso osservarmi come osservo gli oggetti, prendo queste forme, queste rappresentazioni e le applico anche a me. Ed è quello che fa l'asinello. Scusate, il leoncino. Il leoncino non può vedere se stesso, non si può, non si è rispecchiato, non si è visto. Nella favola è il corpo, no? Del coso. Quindi il leoncino non vede se stesso, può solo vedere fuori di sé quello che lui non è. E che cosa vede? Vede degli asini che portano i panni da lavare, che lui stesso porta, perché vede anche i panni nel momento in cui li trasporta. E allora che fa? Prende questi oggetti, che non sono me, e li applica a se stesso, quindi si rappresenta come, gli asinelli e si convince di essere un asinello. Ma capite che questa è la favola, ma il processo è molto interessante. Noi possiamo vedere soltanto oggetti che non sono me. Nel momento in cui allora mi chiedo chi sono e mi do un'identità, prendo queste forme, le applico a me e mi riduco a essere un oggetto fra gli altri oggetti. Prendete per esempio l'idea del corpo, no? Cioè noi vediamo i corpi delle persone che hanno una testa, due braccia, due gambe, un tronco, eccetera. E io dico che io ho un corpo fatto di una testa, due gambe, due braccia e un tronco. È chiaro che se io descrivo il corpo così, anche il mio può essere descritto così. Ma questa è una descrizione, tra virgolette, di un oggetto. Come percepiamo il nostro corpo? Direttamente, non attraverso una rappresentazione. Provate, provate un attimo a chiudere gli occhi e a cercare me, cercare io. E vi rendete conto? Cercatelo senza le parole, senza la parola adesso guardo adesso sento le mie mani, la mia testa, le mie gambe, i miei piedi o i miei pensieri. Levate tutte le parole e guardate nell'esperienza diretta e immediata di me che cosa c'è. Provate. Ecco, se siete riusciti a prescindere dalle parole per un po', vi rendete conto che questa percezione di me è fatta, adesso lo dobbiamo mettere a parole, naturalmente, ma non è fatta di occhi, orecchie, testa, mani, piede, gambe, anche solo per riferirci al corpo, o di ricordi, memorie, pensieri, emozioni, ma è fatta di una danza di energia incredibile che di momento in momento palpita, si sposta, sparisce e poi onde, pulsazioni energetiche che, senza nome perché abbiamo messo i nomi da parte, che danzano, che danzano. Cioè la percezione di me diretta, immediata, l'esperienza immediata che ho di me è completamente diversa dal vedere uno che c'ha una testa, due braccia, un tronco e due gambe, capite?
Ma nel momento in cui noi costruiamo la nostra identità, visto che la costruiamo con una rappresentazione mentale, e visto che noi possiamo vedere solo oggetti che non sono me, allora noi prendiamo questa rappresentazione e ci rappresentiamo come una testa, 2 braccia, 2 gambe, eccetera. E poi che cosa succede? Che abbiamo quest'altra esperienza diretta di noi, come di una danza di energia senza nome, che è estremamente più misteriosa e vitale. E allora confrontiamo queste 2 cose fra un'esperienza costruita con rappresentazioni viste da fuori e applicate a me, e confrontiamo questo con l'esperienza immediata e diretta di me e concludiamo che è più vera quella costruita, mentre l'esperienza di me è o inesistente o irrilevante. Tant'è vero che ce la dimentichiamo, quasi continua a fluire dentro di noi, ma quante persone ascoltano questa esperienza diretta? Che è l'unica vera evidenza che ci dà la nostra esperienza, perché quell'altra è evidente in quanto costruzione, rappresentazione, utilissima. È utilissimo immaginare che io ho una testa, 2 braccia per muovermi, ma sono io? È la mia vera natura? Perché facciamo come il leoncino, guarda gli asinelli ed è convinto, è l'unica cosa che può vedere, perché non può vedere se stesso, e allora si convince che lui è un asinello. Scartiamo l'evidenza di un'esperienza immediata e diretta di noi a favore di una costruzione, di una rappresentazione che è utile, ma noi la prendiamo per reale, capite? Io sono solo quello. E allora divento una categoria astratta, standardizzata, in cui il mio vero sé, cioè essere leone, diventa un io separato, cioè essere un asinello, no? È interessante, sempre seguendo la storia, è interessante che quando il leone dice al leoncino: "Ma tu sei un leone?" Lui nega, cioè fa resistenza a questa rivelazione. Non solo non ci crede, non ci crede, ma, ciecamente resiste, dice: "No, no, non mi mangiare, io sono un asino", eccetera, eccetera, perché c'è così tanta difficoltà ad aprirsi a questa rivelazione, che è così semplice. Tu sei quello che sei. Ecco, ovviamente c'è un attaccamento all'idea di essere un io separato, perché abbiamo il terrore di perdere l'unica cosa tangibile che crediamo di essere e di trovarci nel vuoto. Ed è così, nel senso, vedremo che la nostra vera natura è impersonale, vuota e spontanea. E quindi in qualche modo, dal punto di vista del fatto io sono una forma, una rappresentazione ben chiara che è l'io separato e io sono questo, c'abbiamo una gran paura di mollarlo, perché dal suo punto di vista, se non sono quello, sono soltanto, vuoto. E questa paura è molto forte, è la paura in realtà di perdere un miraggio. L'io separato è un miraggio, quindi è come la paura che se io poi mi dici che l'acqua che vedo nel miraggio è un miraggio,
non c'è più, la perdo, ma perdi qualcosa che non c'è mai stato, però, capito? Cioè, è il lavoro di perdere l'illusore acqua che appare in un miraggio. Ora, l'incontro con il leone è l'incontro con l'invito a riconoscere la propria vera natura. Questo incontro, molti lo scambiano con l'incontro con un maestro, si può anche dire così, ma non è quello che noi ci immaginiamo come un maestro. Un maestro ammaestra. Noi non abbiamo bisogno di essere ammaestrati a essere come leoni, perché lo siamo già, la nostra vera natura. Non abbiamo bisogno di essere ammaestrati per diventare ciò che già siamo. Casomai il leoncino è stato ammaestrato dalla lavandaia a credere di essere un asinello, quindi l'ammaestramento è un apprendimento di cose esterne a noi, capite? E quindi quando si incontra un sedicente maestro il quale dice adesso tu sei un asino, ma se segui le mie istruzioni diventerai un leone, non ha alcun senso tutto questo. Nessun asino potrà mai diventare un leone. Quello che ti può dire un vero maestro è non c'è nessuna differenza fra me e te. Se ti specchi, tu vedi due leoni, anzi, credo che a un certo punto se ne vede uno solo di leone. E questa è l'unica cosa che un maestro può dire. Io e te siamo due maschere dell'uno. L'unico insegnamento che può dare un maestro. E non è un insegnamento, ovviamente, è un'indicazione. Ecco perché dico che il maestro è una funzione, non è una persona necessariamente. È una funzione che si può, o un invito a vedere, che si può manifestare in una situazione di vita, in un evento qualsiasi, in una persona, in un animale, in una pianta, in una montagna, in una nuvola nel cielo. Tutto può essere il maestro nel senso di un invito a questo vedere, a riconoscere io e te siamo solo due maschere dell'uno. Ecco, e, e di questa è un po' come un sorriso, cioè quando noi sorridiamo, nel momento in cui sorridiamo, non ci rendiamo conto di sorridere, se il sorriso è veramente spontaneo, ce ne accorgiamo un momento dopo che abbiamo sorriso. Se no è un sorriso forzato, no? Cioè, ecco, è un po' come un sorriso. Cioè, chi in una certa condizione, in un certo momento, incarna la funzione di maestro, non sa di essere un maestro, né sa di avere di fronte un discepolo. Saperlo diventa un ostacolo alla spontanea manifestazione del sé, perché ogni invito accade impersonalmente, spontaneamente, come il ruggito di un leone, che appunto abbiamo visto anche nel commento di Pungia, che ci vuole apri la bocca e ruggisci, no? Quindi diciamo che c'è la possibilità di essere un cercatore
che si sforza di diventare un leone pensando di partire come asino, oppure c'è il fermarsi, guardare e specchiarsi e riconoscere la propria vera natura. Appunto, il problema è che molto spesso chi è ipnotizzato dall'illusione di essere un asino non ha la più pallida idea di come sia la propria vera natura leonina, il proprio sé, ma comunque sia, deve essere sempre lì. Non possiamo mai smettere di essere noi stessi, no? E allora ecco che molto spesso comincia, come dicevo prima, la ricerca di che cosa? Del proprio vero sé che noi immaginiamo come un punto fermo che ci mostri la nostra identità. L'identità vuol dire ciò che è sempre identico, no? Ciò che non cambia mai. E quindi cerchiamo nella nostra esperienza dov'è questo sé, che cos'è questo sé, sapendo che deve essere un punto fermo. Ma quando uno si interroga chi sono io e comincia a guardare dentro, allora si accorge con stupore che non riesce a trovare da nessuna parte un punto fermo, che tutto si muove. Cioè, quando noi cominciamo a osservare la nostra esperienza di noi stessi e del mondo, scopriamo di essere una eterogenea e complessa molteplicità di cose, sensazioni fisiche, percezioni, suoni, odori, colori, pensieri, ricordi, eccetera. Quindi una molteplicità eterogenea in continuo movimento perché appaiono e scompaiono. Quindi molteplicità e mutamento sembrano essere le uniche caratteristiche che possiamo osservare, che posso osservare di me stesso. E da nessuna parte si riesce a scorgere una costante che possa indicarci la nostra vera natura. E allora, sempre cercando la natura del leone, ci rivolgiamo spesso a un saggio, uno che pensiamo sia un risvegliato, cioè uno che ci appare come un possente leone, e gli chiediamo: come faccio a diventare un leone come te? Insegnami un metodo. Ma se lui in quel momento sta incarnando la funzione del maestro, ti dirà soltanto: guardati in profondità e scoprirai che noi due siamo uguali. E così allora continuo ad osservare meglio, più da vicino questa molteplicità in movimento che credo di essere e cerco di unificare la molteplicità in modo da farla diventare uno e di fermare il movimento per realizzare una pace costante. Su questo c'è tutta la grande gamma di pratiche meditative con cui noi cerchiamo di unificare la molteplicità e di fermare il movimento per avere appunto pace. Ma non ci riesco in maniera definitiva e costante. Quindi di nuovo si muove tutto. Però posso anche cominciare a vedere che questa combinazione di molteplicità e movimento non solo mi fa sentire instabile, impaurito e spaesato, appunto un asino, ma anche dilaniato dal conflitto. Perché la molteplicità è l'aspetto sincronico, spaziale del conflitto. Per litigare bisogna essere almeno in due, cioè l'inizio della molteplicità. Poi quando si è in tanti è ancora più. E il movimento è un conflitto diacronico, conflitto fra il passato e il presente, fra il presente e il futuro che immagina e così via. Facciamo un esempio di questi circoli viziosi che nascono da questa molteplicità in movimento. Per esempio, io mi accorgo e non mi piace il fatto di essere pigro
e mi sento in colpa perché sono pigro. E allora mi do da fare e mi sforzo per fare più cose. Naturalmente mi stanco e allora smetto di sforzarmi e allora mi sento di nuovo pigro e allora mi sento in colpa e allora mi sforzo e così via. Oppure mi sento solo, non amo la solitudine, mi sento solo, allora cerco compagnia. Quando trovo compagnia, la compagnia diventa intimità, ma l'intimità mi fa paura oltre un certo limite e allora mi allontano e prendo distanza. Prendendo distanza mi sento solo e così via. Questi sono due esempi molto frequenti di come questa micidiale combinazione di molteplicità e movimento mi crea un continuo conflitto. Ecco, però poi scopro che sullo sfondo di tutto questo c'è una specie di costante, cioè un elusivo ma persistente sensazione di esserci, che ci sono sempre io dietro a tutto questo, che in qualche modo io sono lo stesso di prima e questa sensazione non è una percezione come di un suono, ma è abbastanza evidente prima o poi quando emerge che sullo sfondo io sono dietro a tutto questo. Ma il mio problema è quello del cercatore è che appena cerco di vedere meglio che cosa è questo sfondo che chiamo io, mi sfugge. È come una specie di vuoto, è come una invisibile presenza, una presenza che sento chiaramente, ma che non riesco a vedere, invisibile. Perché non è un oggetto che mi sta di fronte, come le sensazioni, i pensieri, così via. In realtà non si può osservare questa costante perché non è un oggetto fra gli altri oggetti osservabili, ma è dalla parte di ciò che osserva gli oggetti. È quella sorgente a monte del mio sguardo sul mondo. Non è neanche la mia coscienza, cioè lo sguardo sul mondo, è la sorgente a monte che diventa il mio sguardo sul mondo. Per esempio, noi usiamo gli occhi per vedere e a monte degli occhi c'è il cervello, poi c'è la coscienza. Adesso mettiamo tra parentesi il cervello, pensiamo, se no è occhi per vedere, a monte degli occhi c'è la coscienza che vede, la quale usa gli occhi come degli strumenti attraverso cui vedere, proprio come fanno gli occhi con gli occhiali. Mi spiego, le lenti degli occhiali sono trasparenti, cioè invisibili, altrimenti se fossero visibili noi quando ci mettiamo gli occhiali vedremmo solo gli occhiali. Quindi gli occhiali servono a vedere attraverso proprio perché sono invisibili quando li mettiamo sul naso. Dal canto loro anche gli occhi sono invisibili perché possono vedere tutto eccetto se stessi. Se fossero visibili occuperebbero tutto lo spazio e non potremmo vedere nient'altro, no? Quindi per poter vedere gli occhi devono essere invisibili a se stessi. Ora, se quando vediamo non possiamo vedere gli occhi, che sono lo strumento attraverso cui la coscienza vede, a maggior ragione non possiamo mai vedere il testimone che osserva attraverso gli occhi, vale a dire la coscienza. Se la coscienza non fosse totalmente invisibile a se stessa, non potrebbe percepire altro che se stessa. Invece la coscienza è invisibile e vuota, proprio come uno specchio. Proprio perché lo specchio è vuoto di sé e totalmente invisibile, può riflettere tutto.
Quindi la coscienza che noi veramente siamo non si può percepire, è perché è lei che percepisce tutto. Eppure, sebbene non sia visibile né percepibile, se io vi chiedo, ma tu in questo momento sei cosciente? La risposta è un sì senza esitazione, è una evidenza assoluta e indubitabile. Ecco, sebbene quindi la mente non possa afferrarla, non possa cogliere con le parole questa sorgente, questa costante invisibile eppure presente dietro la molteplicità in movimento che crediamo di essere, quella può essere appunto indicata. Per esempio usiamo la parola, che ne so, presenza o vuota consapevolezza o coscienza. Senza questa costante non si potrebbe percepire nulla, ma quando appaiono gli oggetti molteplici e mutevoli, questa sfondo, questa costante che è lo sfondo, passa del tutto inosservata, proprio come lo schermo cinematografico quando si comincia a proiettare il film. Però può capitare a volte che tutto si fermi e improvvisamente si rivela evidente la costante che noi siamo. Quando non ci sono più oggetti, è una presenza consapevole, un senso di esserci senza altre qualificazioni e senza il pensiero io sono. È una pura consapevolezza prima che qualcosa di più specifico si manifesti attraverso il pensiero questo appare, questo è una cosa che appare. Quindi a volte succede questo, ma uno stato di silenzio profondo però, anch'esso è passeggero, prima o poi si perde, perché man mano che la molteplicità delle forme mutevoli di nuovo si manifesta, chiaramente si ritorna all'esperienza normale. Allora possiamo cadere nell'errore di credere di aver perduto il nostro vero sé, la nostra natura autentica. Ma può un leone perdere la sua natura e diventare un asino? Può credere di averla persa, ma che lo sappia o no, resta sempre un leone. E così la costante che noi siamo non si può mai perdere. Siamo noi che l'abbiamo coperta con pensieri illusori, proprio come quando, per esempio, uno sogna di essere lontano da casa e dal proprio letto, di desiderare di andare a letto, ma quando si sveglia si accorge che non se n'era mai discostato. E così diventa possibile comprendere che anche quando riemergono la molteplicità, il mutamento, le contraddizioni che credo di essere, tutto questo è sempre incluso nello spazio della presenza vuota e consapevole che io sono. Anche quando mi perdo e credo di essere un asino, in realtà sono sempre un leone. E dal punto di vista della mia natura leonina è del tutto irrilevante che cosa uno pensi di essere, perché tanto quello che io sono lo sono sempre stato e resto sempre quello, no? Allora, una volta compreso questo, comprendo anche che la presenza è sempre qui, sempre adesso, e che tutti la condividono. La vera spiritualità è una forma radicale di democrazia. Folli e saggi, vincenti e perdenti, sani e malati, belli e brutti, giochiamo tutti a far finta di essere asini mentre siamo sempre leoni. E allora comprendo che non c'era alcun bisogno di cercare
di far meditazione o qualsiasi altra cosa. Qui non c'è un asino che debba diventare un leone, ma un leone che resta sempre e comunque se stesso. E allora finalmente posso esprimere la mia vera natura e ruggire. Niente di più facile. Avete mai visto un leone che cerca di ruggire, che si sforza di ruggire? Il ruggito è una manifestazione spontanea, senza sforzo, dell'autentica natura leonina. Che sforzo deve fare un leone per ruggire? E che sforzo devo fare io per essere me stesso? E allora forse diventa molto chiaro quello che qualcuno ha detto e che io spesso ripeto, che l'unica differenza fra un cosiddetto risvegliato e un cosiddetto non risvegliato è che il non risvegliato crede ancora che ci sia una differenza. È tutto lì, solo lì. Bene, siamo aperti alle domande, alle riflessioni, alle osservazioni o al silenzio. Posso fare una domanda? Sì, Buonasera a tutti. Eh, la cosa che, insomma, cioè, tutto questo ragionamento è, come dire, è favoloso proprio. Ehm, la cosa che mi colpisce è quando tu hai detto che l'ammaestramento, il maestro, no? L'ammaestramento c'è già stato, il fatto si è già verificato, l'ammaestramento. Quindi, insomma, la vita così come la percepiamo, come la viviamo, è un sogno collettivo, è proprio un sogno collettivo. E però io mi chiedo se, eh, boh, non so se farla però questa domanda, perché poi si contraddice, no? E quale potrebbe essere lo sforzo, anche se è contraddicente questa parola, no? Però qualcosa bisogna fare, anche il non fare, bisogna farlo, come quando tu ci inviti a non fare. Quello sforzo qual è da fare? Perché prima hai detto provateci, ci hai invitato a provare a- è quello lo sforzo da fare. No, anche io parlo di sforzo perché non c'è una parola migliore, ovviamente, cioè perché se no non lo so se. Boh. non c'è assolutamente niente da fare, non c'è assolutamente niente neanche da provare, nel senso che quello che tu sei veramente è a monte del provare, dello sforzarsi, del non farlo. La realtà di questo sogno collettivo è indicata dalla domanda: chi è che sta sognando tutto questo? Chi sogna? Chi è il sognatore? E questa domanda è così un semplice indicatore. Può avere per qualcuno la funzione che dicevo prima del maestro, no? Può essere un modo di accorgersi oppure no. Allora c'è uno che si sforza. Qualsiasi evento,
qualsiasi evento, da un certo punto di vista, va bene, anche sforzarsi, anche non sforzarsi. Non ci avvicina né ci allontana di 1 millimetro dalla nostra natura originaria e spontanea. Ne è semplicemente un ornamento, un'espressione. Sì, la metafora del leone è lampante, è chiara, è troppo chiara, è come, cioè, non si può, come dire, non si può non, cioè, si vede subito, cioè, per cui, ad ogni modo, tutta questa metafora che ci ha raccontato, tutto questo ragionamento che ci ha fatto attorno è stato veramente eh, da riascoltare, perché io poi mi capita che quando seguo, no? Al giovedì, per me non è giovedì, poi quando ricevo poi dai nostri, come dire, quando ricevo la registrazione, poi lì comincio poi la serata, no? Perché evidentemente il giovedì io, come dire, sono un po' in trance, nel senso che ci sono, ma mi sfugge tutto, mi sfugge quasi, cioè, mi sfugge l'essenziale. Non lo so, perché probabilmente sono lì che sto facendo qualcosa, mentre non dovrei fare. Non lo so. Mm. Ok. Però sento, percepisco che questa volta hai parlato di una cosa. Comunque, se tu senti che ti sfugge l'essenziale, eh, Mi sfugge. eh? No, No, quando no, mi no. ascolti ti può succedere dei momenti che ti sembra che ti sfugga l'essenziale. È perché stai cercando di andare appresso a quello che dico, per io per esempio, oppure... Ma se tu sei confuso e stai in quella confusione, ti ritrovi in un vuoto che può dirti molto di più. Sono confuso, sono confuso. Ok, chi si accorge di essere confuso? E la risposta non la devo dare col pensiero, se no dico io, dico la mia... No, ma la domanda serve per tacere e sentire ed essere. Quando sei confuso, non, non- non è necessario pensare che allora sei lontano da quello che apparentemente cerchi. La confusione va benissimo, è un'espressione anche quella. È dove stai, è dove stai, è dove sei. In quel momento la confusione ti dice, eccomi, eccomi, confuso. Adesso magari ti dice, eccomi, perplesso. Un altro momento, eccomi infelice. Un altro momento, eccomi felice. Ma questo felice, infelice, perplesso, confuso, sono vita che in quel momento ti fa accorgere dell'eccomi. Lascia il confuso, lascia il felice, lascia l'infelice e scopri che l'eccomi è senza fine. L'eccomi è la leggerezza poi, però, cioè quando tutto diventa. L'eccomi è tutto, è tutto. Non lo definire, non lo Sì, definire. però, Eccomi è una parola ok. che non dice niente, capito? Non dice leggerezza, pesantezza, dice eccomi. Mm. Eh. Lo so che fa paura.
Ok. Mm. Beh, quest'ultima parola eh, ritorna sempre. Eh. Ritorna sempre, ok. E vabbè, grazie. Vorrei intervenire, se è Ciao possibile. Paola, ciao. Ciao Mauro e ciao a tutti. Non so se stavano forse in fila, se stanno seguendo un ordine perché l'avevo scritto, però va bene comunque, insomma, penso che tanto poi prima o poi parliamo un po' tutti quanti, se vogliamo. Allora, mi è piaciuta molto questa storia che hai raccontato. Ho avuto molte sensazioni estremamente diverse, nel senso che mi sentivo quel leoncino che in qualche maniera comunque voleva tornare dagli asini, cioè voleva fare l'asino, ma ti dai conti che male c'è se fa l'asino, bruca l'erba, no? Nello stesso tempo quel ruggito anche poi invece no, l'idea di essere il leone e di essere stato imprigionato in qualche maniera in un corpo che non era il suo, poi sostanzialmente, ma ha dato invece delle sensazioni molto forti di necessità di uscire dalla finzione e quindi invece questo riappropriarmi di quello che c'è sempre stato, ma che qualcuno in fondo mi ha velato, che mi ha voluto nascondere. Quindi tante sensazioni insieme. E forse la cosa poi che mi ha dato forse un po' più di tranquillità è l'idea che comunque tanto la natura leonina c'era prima, c'è comunque, continua ad esserci. Poi se voglio fare l'asino perché mi fa piacere portare sti panni e stare con questi altri asini, però so che sono comunque, no? Cioè, in qualche maniera, ecco, tante sensazioni diverse che comunque, secondo me, tradiscono anche poi il fatto che comunque ci identifichiamo anche nel corpo, cioè è difficile l'impersonalità, tutto sommato, no? Cioè il sentirsi poi forse più tranquilli proprio perché appartenenti a quest'uno, facenti parte di quest'uno e quindi non essere poi invece in queste varie forme, questo continuo accendersi e spegnersi, che comunque porta poi appunto tante differenze, no? Di sensazioni, di emozioni, a volte belle, a volte brutte, no? Però appunto questa natura leonina che è sempre presente, questo schermo che è sempre presente, secondo me, se non altro a livello razionale, può dare un conforto comunque, al di là poi del fatto che si possa realizzare quel momento, chiamiamolo magico, in cui effettivamente si spegne un po' tutto e quindi sono completamente in comunione, sono quel vuoto, chiamalo come vuoi, insomma. Però comunque credo che anche razionalmente, visto che comunque dobbiamo affrontare questa forma che abbiamo, una mano comunque la dà il fatto poi di sapere che la natura leonina c'è sempre, insomma. Ecco, questo te lo volevo dire, non so, condividere anche con gli altri, un po' come sensazione mia poi. Grazie. La- il ruggito del leone, del leoncino quando ancora uno crede di essere un asino, c'ha un eco e quest'eco non viene come il ruggito, viene come il pensiero voglio essere libero, voglio essere libero. Ora, il desiderio di libertà è il desiderio di spontaneità assoluta, perché è questa la libertà, è già, cioè sembra essere un desiderio
che sposta nel futuro questa, questa libertà che io voglio, ma in realtà è il richiamo della libertà. Il desiderio della libertà è il richiamo della libertà che è in noi, già. Ed è molto semplice, basta accorgersene per sentire che si è sempre stati liberi. Grazie, grazie. Posso? Prego. Intanto ciao a tutti e grazie Mauro. Ehm, Mi ricollego un po' sul filone di Pietro. Ehm, diciamo che io negli anni passati ho un po' già ascoltato questo insegnamento alcune volte Mm, e mi aveva molto molto risuonato per la sua immediatezza e semplicità e anche per la sua potenza. Però comunque c'era sempre quella parte di me mm, che cercava comunque una strada mm. e quindi ho iniziato a praticare in maniera molto seria la meditazione di tradizione Theravada. Ah, E- ottima. sì, diciamo, ho capito molte cose praticando negli anni e soprattutto come funziona la mente, come costruiamo anche a livello un po' più analitico la nostra esperienza, momento per momento, appunto, che ci sono vari strati, no? Sempre più sottili che vanno a costruire l'esperienza. E però sento che un po', questi due insegnamenti vanno in conflitto tra loro. Cioè, dalle tue parole, almeno a livello superficiale, poi magari a livello più profondo dicono la stessa cosa, non lo so, però a livello più superficiale sembra appunto che questo insegnamento di cui tu hai parlato vada in netto contrasto, ad esempio, con le pratiche meditative, proprio perché dice, tu là stai facendo qualcosa, stai cercando qualcosa, cioè stai cercando in un futuro di diventare quello che già sei ora, che Mm, già incarni ora. Però mi domando pure, cioè, nel senso, molti maestri che hanno sviluppato e comunque praticato queste vie, alla fine, nel senso, a un certo punto è successo qualcosa che ha certo, sbloccato, no? certo. E, e hanno in qualche modo, nella tradizione si dice, sono diventati Arahant e hanno incarnato quello stato di libertà che tu descrivevi, quello stato di spontaneità. E, e la domanda più o meno è, cioè, sarebbe successo anche se non avessero fatto tutto quel percorso? Mm, Nel senso che, mh, pro- mi dico io, anche grazie a quel percorso hanno comunque sradicato gli inquinanti nella mente che erano il loro o comunque tutti quei condizionamenti riguardo la realtà, se stessi e le cose che poi li hanno fatti arrivare a quel punto in cui potevano semplicemente essere. Però appunto c'è stato un training alle spalle e mi domando, nel senso, questo, invece questo insegnamento così semplice, immediato, diretto, potente, che fa anche paura appunto per la sua immediatezza, cioè come tenta di sradicare questo, nel senso, probabilmente è questo non fare nulla, però a volte, cioè, per come siamo stati cresciuti e per come abbiamo vissuto questo condizionamento molto forte, mm, ho paura che rimaniamo incastrati dove siamo, cercando di non fare nulla, appunto, effettivamente non facendo nulla, esattamente. E quindi
Più o meno questa è la domanda, non so se hai trovato il nesso. Dovrei fare un lungo discorso, comunque parlerò un po' di questo perché ti ringrazio, è una cosa che spesso chi tra l'altro pratica delle vie interiori, appunto, no, venendo in contatto con queste cose che dico, ha un po' questo tipo di reazione che hai tu. Intanto, il mio non è un insegnamento. Io non ho niente da insegnare e non ho neanche un messaggio da dare. E tutte le parole che io dico non sono né vere né false, sono parole. E non hanno nessuna intenzione di far diventare gli altri diversi da come sono, perché per me voi andate tutti bene così come siete. Cioè, no, anche se siete aggravati dalle impurità mentali di cui parlano i maestri di meditazione, per me andate bene così, per me questa è l'eccomi di adesso, capito? Quindi il motivo per cui io parlo non è perché voi così come siete per me non andate bene e dovete cambiare, né per salvare il mondo. Il motivo per cui parlo è perché non ne posso fare a meno. È come quando canti sotto la doccia. Perché canti sotto la doccia? Non c'è un perché, semplicemente viene. E così a me viene questo. Mi invitano a fare un satsang, lo faccio perché posso dire, mi viene, non ne posso fare a meno. Questo per dire che io non do un insegnamento, nel senso le cose che dico vanno prese come un canto, come una canzone, non come una... adesso ti dico la verità. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, comunque, quando io parlo del fatto di meditare e non meditare, non sto assolutamente parlando di non devi meditare, perché, dico a te nel senso in generale, perché io, per esempio, nella mia vita ho fatto un sacco di meditazione. Quindi, voglio dire, non è una questione di meditare o non meditare. Il punto è che dico io che non c'è in primo luogo a monte nessun io separato che possa decidere o scegliere se meditare o no. Questo, tra l'altro, se segui il Theravada, sai che l'insegnamento dell'anatta dice che non c'è un sé separato, no? Allora però come si fa a dire tu devi fare meditazione? A chi lo dici? Succede. Succede perché se non ci sono io separati che possano scegliere se fare o no, è inevitabile che uno non mediti e che uno mediti. Capito? Non è neanche una questione di determinismo che l'io non ha libero arbitrio. E il problema non è che l'io non ha il libero arbitrio, il problema è che non c'è un io che possa essere libero o invece imprigionato. Per cui se nella vita di una persona si manifesta la meditazione, è la perfetta espressione dell'essere, esattamente come lo è in chi non medita. Tutto è una perfetta espressione dell'essere. Fra le perfette espressioni dell'essere ci sono diciamo, delle espressioni che in qualche modo ci fanno sentire bene ed altre che ci fanno sentire male nella vita. Non hanno, in realtà questo è un punto di vista molto, molto soggettivo, cioè, ma dal punto di vista del tutto, della danza del tutto, ovviamente quello che porta sofferenza o quello che porta piacere è la stessa cosa, è un equilibrio. Per per un essere vivente come noi, invece, magari può essere importante stare bene. Allora qui c'è tutta una, diciamo, c'è tutto un automiglioramento che è possibile a livello orizzontale nella vita, nel senso che finché noi siamo vivi, la vita
ci pone di fronte continuamente a delle sfide, a imparare qualcos'altro per poterci migliorare. Fino all'ultimo momento, compresa quello che possiamo imparare dall'agonia della morte, è un continuo aprirsi alle sfide della vita per automigliorarsi. In questo c'è tutto, compresa secondo me la meditazione, il lavoro di purificazione della mente, eccetera, eccetera. Ma la nostra dimensione assoluta di libertà non è nel tempo, è adesso e basta. È verticale, non è orizzontale, non è l'automiglioramento e c'è sempre, sia che noi siamo oscurati, sia che noi siamo infelici, sia che siamo felici. È del tutto irrilevante, come è del tutto irrilevante per il sognatore che sta a letto a dormire le vicende che avvengono nel sogno. Sono rilevanti quando lui sogna perché crede di essere il personaggio del sogno, che in genere coincide, no? Con lui. Ecco, però ecco, nel momento in cui si sveglia, quello lì magari aveva sognato di essere malato e di cercare una cura e di non trovarla, poi quando si sveglia scopre che non solo non era malato, ma non era neanche quell'ammalato lì del sogno, perché lui era tutto il sogno, era il medico, era l'ammalato, era... Quindi la questione che io cerco di sottolineare a volte perché mi sembra così evidente eppure così difficile è la non separazione, è la non separazione da tutto, quindi anche la non separazione fra il cercatore spirituale e chi non cerca, eccetera. Quindi diciamo che per me la meditazione è un'espressione naturale, quando si manifesta nella vita di qualcuno, di quello stesso essere che si manifesta anche però in Hitler, per dire, capito? Nello stesso tempo, nel mondo della ricerca, della meditazione, ci possono essere modi molto diversi di vivere la meditazione. Ecco, il modo che dice adesso io mi sforzo e faccio queste pratiche perché nel tempo raggiungerò il tutto, l'infinito, la liberazione, è un modo di dilazionare qualcosa che potrà accadere soltanto adesso. E allora perché aspettare quell'altro adesso che poi è sempre questo perché non finisce mai e non vedere subito la cosa? Quindi diciamo che l'idea di un percorso graduale, l'idea di un percorso graduale è vera nella sfera dell'apprendimento. Cioè, se tu vuoi imparare a suonare il pianoforte, te devi fare anni di esercizi e alla fine raggiungi una certa qualità no? Così se vuoi studiare a fare la matematica, cominci con le 4 operazioni, che è la cosa più semplice, e arrivi alle equazioni differenziali, no? E ci vuole tempo e apprendimento e vai dal più semplice al più complesso. La pratica meditativa va dal più complesso al più semplice, comincia con le complicazioni nostre, della nostra mente, e cerca sempre più di disfarle e di farci arrivare a una situazione più spontanea, più semplice, più... Quindi da questo punto di vista l'idea che io devo fare un percorso nel tempo per arrivare per esempio, le pratiche di quiete. Facciamo un esempio, samatha, le pratiche di quiete. Le pratiche di quiete raggiungono, a seconda di quanto pratichi, di come pratichi, eccetera, raggiungono dei risultati che sono stati di profonda pace, di profonda quiete. Naturalmente quelli vanno e vengono però, nel senso che anche una persona che ha una solida base di quiete, beh, quando la vita picchia duro la perde, no? Naturalmente. Quindi
nel momento che io dico, io faccio meditazione perché voglio armonizzare il corpo e la mente, migliorare i miei rapporti con la vita, vivere in maniera più presente nella vita, più in connessione con le persone, avere una quiete interiore, tutto questo la meditazione te lo può dare. Ma dire medito per raggiungere il risveglio, se per risveglio intendo che l'apertura al tutto, essere tutto, è un inganno, perché se il tutto è tutto, deve includere fin dall'inizio me e il punto di partenza. Se io penso che la liberazione sia che io sono un essere limitato, finito e voglio raggiungere l'infinito, se l'infinito è infinito, deve includere me fin dall'inizio, se no sarei l'unico sfigato che sta fuori di un quasi infinito, che non è infinito perché ci manco io, capisci? Ecco, allora, quindi la meditazione come automiglioramento è una cosa molto utile. La meditazione vissuta con l'idea che io pratico perché in futuro devo raggiungere l'infinito, secondo me è un autoinganno che è la perfetta espressione dell'essere finché dura, eccetera. C'è un altro modo di... no, per concludere su questo, esistono... intanto, secondo me, il risveglio non è una questione che riguarda l'individuo. Cioè, avrai letto forse Tony Parsons, dice l'idea di una persona risvegliata è una contraddizione in termini, perché il risveglio è quando si scopre l'illusorietà della persona e quindi è del tutto impersonale. Allora, quindi già uno che dice ho raggiunto il risveglio, non funziona così. E casomai è il risveglio che ci abita tutti. Ecco, però ci sono esperienze che vengono, secondo me, fraintese come risveglio. Sono quelle esperienze in cui a un certo punto l'io separato scompare e hai la sensazione che non c'è più barriera fra te e il tutto, che tu sei l'infinito. Ora, queste non sono esperienze ingannevoli, secondo me sono esperienze che avvengono perché spontaneamente può succedere che l'io, l'idea di essere un io separato, se ne va. D'altronde nella vita quotidiana di tutti noi se ne va in continuazione e poi torna. Quando noi facciamo una cosa, mica stiamo sempre a dire che io la faccio, no? Quindi noi viviamo anche momenti continui di non io. Ecco, allora, quando succede un po' più forte, e cioè che si sospende questo io, e può succedere spontaneamente o può succedere invece dopo che tu hai fatto un percorso, tu dici wow, finalmente ce l'ho. Naturalmente quando dici wow è l'io separato che torna a prendere quella cosa lì. E allora dici, ah, poi te ne accorgi. E allora dici, l'io non c'era più, se n'era andato, ma poi è tornato, cavoli, e vuol dire che devo meditare di più. Sto parlando di qualcosa che è successo a me anche quando incontrai Nisargadatta. E allora poi, siccome io sentivo che questo io si ricompattava, ho continuato a praticare per altri 15 anni, secondo me inutilmente, perché il problema non è che tu devi stare sempre senza io, separato. Può darsi, c'è chi gli succede, c'è chi no, ma non è quello. Dal punto di vista della presenza, è del tutto irrilevante se c'è l'idea di essere un io separato o no. Perché quando c'è l'io separato è la presenza che appare come io separato e quando non c'è è la presenza che appare senza io. Allora, quello che succede però è che quando uno ha questa esperienza e vorrebbe stabilizzarla, che non è possibile perché la mente non si stabilizza, la mente sarebbe morta se fosse stabile in qualsiasi stato, capito? Vabbè,
Comunque, quando succedono delle esperienze così molto forti dell'io che si perde, dell'io separato che non c'è più e si chiama risveglio, eccetera, la gente si attacca a quell'esperienza, oppure, anche se non si attacca, fa un ragionamento causale, cioè dice quello che è successo prima l'ha creata, l'ha fatta venire. Allora, se io ho fatto prima 20 anni di pratica meditativa e mi viene quell'esperienza, io dico, cavoli, è perché ho fatto 20 anni di pratica meditativa. E allora divento un maestro che insegna a tutti, meditate 20 anni e vedrete che vi viene. Col cavolo, c'è gente che medita 40 anni e non gli viene mai. Un altro invece che gli viene quando non ha fatto niente, se ne stava a panza all'aria sotto un albero e non ha mai meditato in vita sua, dice no, non dovete fare niente perché se no... Ma il punto lo sai qual è? Che questa esperienza, se viene o non viene, non importa niente rispetto all'infinito che noi siamo. Questa libertà che è già adesso, è già qui fra tutti noi. E noi siamo un'espressione, capisci? Questo è quello che dicono. Quindi non è che... E allora la meditazione c'ha un altro aspetto che viene poco diciamo, sottolineato, che è quella del gioco. Cioè non medito perché devo raggiungere qualcosa, non medito neanche tanto per migliorare me stesso, ma medito come quando canto, come quando gioco, come quando danzo, perché è una magnifica espressione dell'incondizionato. Non è qualcosa che mi deve portare, perché, diciamo così, nel buddismo Theravada, la parola per indicare l'assoluto, il risveglio, quello che sia, più usata non è nibbana in Pali, ma è asankata, che in sanscrito è asamskrta e vuol dire non fatto, cioè incondizionato, qualcosa che non è condizionato. Ecco, se c'è una via in cui tu fai meditazione, quello che ti pare, per generare questo stato di liberazione, non è più incondizionato, capisci? E guarda che è interessante questo, perché guarda che nel buddismo antico, che è rappresentato soltanto oggi dal canone Pali della scuola Theravada, dove ci sono... Ecco, se tu vai a leggere certe cose, ti accorgi che ci sono due anime. Adesso noi non sappiamo, il Buddha non ha, lui personalmente non ha scritto niente. Ci sono due tipi di insegnamento. Ce n'è uno un più dogmatico che dice le cose stanno così, questa è la verità. E ce n'è uno invece critico, quello che dice l'insegnamento mio è come una zattera, ti serve per attraversare, ma non ti dice questa è la verità, quella la vedrai tu quando hai attraversato, ma non ti portare appresso la zattera dopo che l'hai usata. Oppure dice il Buddha, questo mio insegnamento pur così prezioso è come un serpente velenoso, se lo afferri male ti avvelena. E come ti avvelena se lo afferri male? Se tu lo prendi come una serie di opinioni che sono la verità e non come uno strumento, no? Come un modo di aprirti. Ecco, allora, nella vita del Buddha, noi abbiamo racconti molto mitici sul Buddha, naturalmente, gli incontri. Quello, tra l'altro, neanche il Buddha diceva che era lui. Cioè, questa storia del Buddha che veniva tenuto dal padre lontano dalla città e fa i tre incontri, c'è nel canone Pali, ma lo sai come? Che a un certo punto i monaci dicono al Buddha, senti, ma ci racconti qualcuna delle vecchie storie antiche? E il Buddha dice sì, allora vi racconto la vecchia storia di Vipassi, che era un Buddha precedente, e gliela racconta come una storia. E poi adesso dicono che, cioè no, adesso, dopo l'hanno attribuita al Buddha. Però quando lui parla di sé nei discorsi, invece di quello che ha fatto dopo, prima di avere la Bodhi, no?
quando racconta che ha fatto quando se n'è andato via di casa, quelli insomma sono racconti verosimili, no? E in questi racconti lui prima va da due maestri di meditazione, Alara Kalama e Udaka Ramaputta, che gli insegnano delle meditazioni e si dice a che livello gliele insegnavano. Lui medita e raggiunge tutti questi stadi, dopodiché dice: Ma questi non sono la libertà, la liberazione, e se ne va. Poi prova con gli asceti, gli dice male pure lì perché vede che non lo porta da nessuna parte. E quando alla fine si ritrova solo perché le ha provate tutte, ha provato la meditazione, ha provato l'ascesi, non gli ha funzionato niente, a quel punto si siede sotto un albero senza fare niente e dice: Io non mi alzo da qua fino a che non mi sveglio, senza nessun metodo, senza nessuna. Quando lui, la cosa interessante è quando lui insegna la meditazione, eccetera, ci mette quegli stati meditativi che aveva imparato dai suoi maestri, si chiamano samapatti, che sono le parti più avanzate della. Ecco, e ci mette quelle e uno dice come? Quelle le aveva rifiutate e poi le mette, ma ci lavora in modo diverso. Cioè, lui lo spiega proprio in un passo, dice entri a livello 5, adesso ti sto dicendo un numero entri a livello 5, dove succede questo, esci e poi ti accorgi che quel livello meditativo, quello stato è costruito dalla mente e quindi è condizionato, e se è condizionato è impermanente, se è impermanente non è la libertà. Allora entri a livello 6 e poi a livello 7, perché finché la mente si crede che riesce a raggiungere, le prova tutte e quindi devi arrivare fino ai livelli più. Arrivato all'ultimo, entri dentro, esce e la mente dice pure questo è stato plasmato, costruito dalla mente, quindi è condizionato, quindi è impermanente, quindi non è libertà, liberazione. E lui dice a un certo punto la mente getta la spugna, cioè smette di costruire qualsiasi cosa. E allora ecco che l'incondizionato, che è sempre stato lì, coperto da sta mente che doveva fare, risulta evidente. Ecco, insomma, no, la tua domanda, capito, mi ha invitato a spiegare tante cose, perché tra l'altro, appunto, io ho una grande rispetto per le tradizioni, come non per tutte le tradizioni religiose, eccetera, però la tradizione Theravada, insomma, ha molte cose importanti da dire, interessanti, e poi conosciuto alcune persone veramente particolari, ehm, come per esempio Sumedo, e insomma, eh. Quindi, se ho ben capito, qualsiasi cosa uno faccia, che sia meditazione o altro, deve essere appunto pura espressione di se stesso. Cioè, appunto, come dicevi tu, come se uno canta sotto la doccia o dipinge o qualsiasi altra cosa, deve proprio nascere dall'essere, non deve Eh, essere dalla mente che dice voglio arrivare là, appunto. no, 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 tutto quello che succede è, non è che deve essere, è già impersonale. Cioè, non sono io che le faccio queste cose. Quando sono convinto di essere io a farle perché penso questo, io non faccio questo pensiero accade spontaneamente, naturalmente, impersonalmente. C'è una grande leggerezza in tutto questo. Molti, molti dicono, ma allora io sono una specie di, come dire, ingranaggio in un universo dove non conto niente, dove tutto quello che succede mi condiziona. Ma il punto è che non c'è nessun io che possa essere condizionato. Io sono soltanto tutto questo universo che spontaneamente, naturalmente, selvaggiamente, libero, fa, crea sofferenza, piacere, dolore, qualunque cosa.
E poi sono anche pure quello che soffre tutto questo, o che gioisce, o che piange, o che ride. Però capisci, è diverso se piango e rido perché l'universo mi sta facendo questo a me, piuttosto che se piango o rido perché c'è sofferenza o gioia, perché c'è piacere o dolore. E allora la reazione è piangere e ridere, punto. Come dice l'abate Obora, un abate zen, adesso non posso citarlo proprio parola per parola, ma insomma la frase è tipo ridere finché non resti più traccia di riso, piangere fino a che l'ultima lacrima è versata. Questo è vivere con leggerezza, perché non ci sono più io che le faccio queste cose. E anche quando le faccio io, è un pensiero che non faccio io. Quindi le fa sempre questo tutto incredibile. E questa è leggerezza, in effetti. Grazie, veramente. Ma Posso? posso? Ah, ok. No, io Sì, ciao. no, scusa, io volevo soltanto dirla con parole che sono più della tradizione occidentale, diciamo, il momento del risveglio, no? Potrebbe essere l'impersonale intimità che che è la tua definizione dell'amore in pratica. Non ho capito le ultime parole che hai detto. Se il momento cioè si può definire il momento del risveglio, se può esserci una definizione, no? Mm. Come impersonale intimità, che è la tua definizione dell'amore, poi, no? Mm, no, perché il risveglio non ha un momento. Cioè, il risveglio c'è qualcosa dentro di noi, o anzi no, c'è qualcosa che noi siamo veramente nel profondo, che non dorme mai e non ha nessun bisogno di svegliarsi, e quella è l'impersonale intimità con tutto ciò che appare. Non c'è un momento in cui quando uno pensa che prima non c'era il risveglio e poi c'è il risveglio, come un evento che accade nella vita personale, io penso che sia qualcosa di molto meno importante di quanto sia dato. Io ho il risveglio, tu ce l'hai avuto? No, non ce l'hai avuto. Ah, beh, allora. Ma te che? No, però Capito? Mauro, sì, no, cioè, come dire, sì, l'ho detta male. Non è detto che adesso la ripeta meglio la domanda o la riflessione. Eh, No, no, mi rifacevo all'impersonale intimità, no? Che io ho sentito da te per la prima volta questa definizione lampante mm, proprio, mm, cioè proprio la definizione dell'amore, no? Che è sì. l'unica definizione che io abbia mai sentito dell'amore, perché anche Krishnamurti non l'ho sentito neanche da Krishnamurti, che cioè, in pratica ci ha girato sempre attorno a perché per esempio per Krishnamurti non è definibile l'amore. Mm, mm. Ok. Detto che l'impersonale intimità, che a me piace molto questa definizione, no? È la definizione dell'amore, no? Ok, quando si ama, cioè quando si ama, non profondamente, quando si ama, appunto, ok? È quello il momento che si può definire il momento magico, il momento di risveglio, no? Cioè, è paragonabile la cosa? L'amore, a parte che direi che non la chiamerei definizione dell'amore, quello era il punto di arrivo di un discorso che riguardava un po' mettere insieme lo sguardo impersonale del testimone, dell'osservatore, con il sentire il tocco della vita, e che mi rifacevo
a Tony Parsons quando parla della via del ghiaccio e della via del fuoco, però ecco, le definizioni vanno sempre prese in maniera molto leggera, come dicevo, perché definire vuol dire delimitare qualcosa. Puoi delimitare una cosa come l'amore, ma non puoi neanche delimitare una cosa come una foglia, perché una foglia noi solo apparentemente la separiamo con il nome dal ramo, dall'albero, dal terreno, dalla nuvola che fa cadere l'acqua, dal mare che fa la nuvola. Cioè è tutto uno da questo punto di vista, non si può definire niente se non convenzionalmente. Più che altro un'espressione, tu dici a me piace l'idea di impersonale intimità perché è una freccia, è un dito che indica qualcosa e che invita a essere lasciato, come il segnale con la freccia dove c'è scritto Cesena, mi dice lasciami e vai in quella direzione e trovi Cesena, non mi dice monta sopra questa freccia che sei a Cesena, capisci? Quindi, quindi la parola definizione è... E poi, ripeto, anche l'amore, sì, è vero, ci sono dei momenti nella vita dove l'amore splende di più, ma l'amore non è un momento, non appare e scompare in un momento, è l'espressione, è una dei modi in cui si manifesta quando c'è un'apertura l'essenza di questo infinito essere che noi siamo. Voglio dire che quando noi siamo all'interno di una rappresentazione di noi che ci autolimita, come l'idea di essere un io separato, e viviamo in un mondo di altri io che pensiamo siano io separati, che cos'è l'amore se non lo slancio, il desiderio di diventare tutt'uno? Con l'amato, ovviamente, ma quando superi la separazione fra te e l'amato e sparisce tutto, anche spariscono tutte le altre. Già quando stai con l'amato non pensi più a tutto il resto e quindi sparisce tutte le separazioni. E quella con l'amato tu speri che sparisca quando ti innamori, no? Quindi l'amore, diciamo, all'interno del contesto di un io separato è il richiamo dell'uno che dice voglio essere tutt'uno con te. Ecco, quando invece siamo abitati da questo, quando diciamo si sfonda il fondo, Eckhart diceva che il fondo è sfondato, è senza fondo, Abgrund. Eh, Gli zen parlano di un secchio, quello che prende l'acqua dal pozzo, che perde il fondo, no? È senza fondo. Quando succede questo e l'unità prende la non separazione, si fa evidente, l'amore non è altro che l'espressione spontanea di questa unità. Cioè, quando tu non vivi la non separazione fra te e tutto il resto, perché non ci sei tu e tutto il resto, ma c'è soltanto questo che non si può neanche nominare, è nella non separazione l'unica, diciamo, sentimento che si può provare è l'amore, perché la legge universale è che il sé ama sé. E allora il sé ama sé, e se tutto è sé, è chiaro che come faccio a non amare tutto? Poi, ovviamente, tutto questo nella vita concreta di una persona che si vive come persona e che quindi si vive come separata, va e viene. Ecco. Grazie. Stella, mi sa che stava parlando Stella o no? Eh? Sì, ciao Mauro. Ciao, ciao. Allora, dunque,
La domanda si riallaccia al fatto di questa possibilità di realizzare questa libertà assoluta. Se un essere separato non riesce nel corso della sua vita fisica a raggiungere questo stato, muore, la coscienza individuale viene riassorbita nella coscienza universale, tu ci insegni, e allora qual è questa storia e chi è che deve rinascere tante vite e questa ruota della sofferenza che gira fin tanto che non si è raggiunti questo stato di non separazione? E perché allora nei testi chiamati testi sacri dell'India, le storie degli yogi, dei santi, perché lì si parla costantemente di questo karma, questa rinascita, perché non si è raggiunti qualcosa? La domanda è perché sempre si ripete questo concetto e a questo punto chi è che deve rinascere? Che cosa deve rinascere? Allora, punto primo, nessuno può mai raggiungere la non separazione. Nessuna persona, nessun individuo può raggiungere la non separazione. Uno, perché la non separazione c'è già, è la realtà, è la vera realtà. Due, perché finché ti senti come un individuo separato, non puoi raggiungere la non separazione. Non sarai mai tu che la raggiungi. E questo va di pari passo con l'idea che tu hai detto che io insegno. No, io non insegno che la coscienza individuale viene riassorbita da quella universale. C'è solo una coscienza, non c'è mai una coscienza individuale. Faccio un esempio per capirci meglio. Nel momento in cui noi andiamo a dormire e facciamo un sogno, questo sogno è fatto completamente della coscienza del dormiente. Stella va a dormire, sta sdraiata a letto. Nella sua coscienza compare un universo, che è quello del sogno, che è fatto della sua coscienza, perché non è che viene da, non ha una cosa esterna, no? Ecco. Quindi compaiono, per esempio, delle montagne che hanno milioni di anni, quindi compare un passato di milioni di anni. Compaiono altre persone, eccetera, e tutto questo sta dentro un'unica coscienza, che è quella di Stella che sta dormendo. Per percepire però il sogno ci vuole un punto di osservazione, cioè noi non possiamo vedere tutto da tutti i punti di vista. Per vedere ci vuole un punto di vista. E allora ecco che nel sogno compare in genere un duplicato di Stella, a volte è un'altra persona, se no è un duplicato che è il protagonista del sogno. Questo protagonista, nel momento in cui c'è questo protagonista del sogno, avviene un apparente restringimento della coscienza, che era tutto il sogno, perché si identifica soltanto con il corpo e la mente di quel personaggio. E da quel momento in poi tutto il resto del sogno viene visto attraverso gli occhi del protagonista come un mondo esterno, con altri, eccetera. Quindi il protagonista del sogno è convinto di avere una coscienza individuale sua, che è separata da quella degli altri che incontra nel sogno. Ma in realtà, nonostante appaia questo restringimento, per cui anche il dormiente cade in questa illusorietà, la coscienza del dormiente continua ad essere tutto l'universo del sogno. E comunque l'unica coscienza che c'è
non è del protagonista, è del dormiente. Il protagonista non è cosciente. Si crea la credenza che ci sia una coscienza individuale, ma non c'è. Ora, quando noi diciamo che c'è una persona che, uno che vuole raggiungere in questa vita il risveglio, è come un protagonista del sogno che vuole raggiungere il risveglio, cioè che svanisca il sogno, ma lui ci vuole rimanere però. Mentre lui è chiaro che sparirà con tutto il sogno e diventerà chiaro che lui non è mai esistito veramente come individuo o come coscienza. Nel sogno ci possono essere infinite narrazioni, così come ci sono infinite narrazioni in tutte le tradizioni su quello che succede quando uno muore. E ci sta il paradiso, l'inferno e il limbo, e ci sta la reincarnazione, e ci stanno i fantasmi e gli spiriti, o si dice non ci sta niente. Però queste sono tutte racconti, storie che la mente dice perché è terrorizzata dal fatto che quando uno muore teme che ci sia un completo annichilimento e scomparsa della coscienza. Questo è il punto. Allora, nella nostra, quindi la domanda perché molte le tradizioni parlano di questo, io rispondo perché la gran parte della preoccupazione degli esseri umani è quando muoio finisce tutto oppure rimane qualcosa. Se mi dicono che mi reincarno, mi consolo, anche se poi in India questa è diventata un inferno da cui bisogna liberarsi, chiaramente, no? Ecco, ora pensiamo un attimo alla questione dell'individuo. Aspetta che ho perso quello che volevo dire. Ehm, aspetta, peccato, stavo... mm, niente, perso. Ho perso questa cosa che ti volevo dire, magari poi mi riviene in mente. Non so se vuoi dire qualcosa tu. No, no, è abbastanza chiaro. Praticamente tutto ciò di cui si narra in questi, compreso i Purana, eccetera, tutti questi testi famosi, conosciuti, studiati, eh, è fuffa, Sono storie sono tutte storie. le storie che racconta la mente. Ah, Certamente. Puoi anche vedere alcune cose che simbolicamente indicano qualcos'altro, mm, naturalmente. Per esempio, la legge del karma, l'idea della reincarnazione è soltanto l'aspetto più esoterico di questa dottrina, che si dice per esempio, quando i monaci buddisti andavano a predicare il buddismo, non potevano insegnare la meditazione, la filosofia buddista, questo, perché la gente che viveva nei villaggi era prevalentemente analfabeta e si ammazzavano di lavoro tutto il giorno, non avevano certo tempo di studiare, a leggere, a scrivere o di meditare, no? E non erano disposti a vivere in povertà come facevano i monaci, che invece, proprio vivendo in povertà, avevano tempo per fare tutte queste cose. Ecco, e quindi che cosa gli dicevano? Gli dicevano, dovete coltivare le virtù, cioè dovete evitare di rubare, di mentire, eccetera. Per cui ricordati che se tu menti, la prossima vita nascerai con uno che gli puzza l'alito. Se tu rubi, nella prossima vita, guarda che sono cose dette, non sto inventandole. Se tu rubi nella prossima vita, sarai poverissimo. Allora è chiaro che questo ha un potere, se uno ci crede, aiuta a mantenere un ordine sociale attraverso delle regole etiche che vengono seguite per paura che nella prossima vita, se no, mi succederà qualcosa. Ma nessuno è mai tornato indietro a dirci che cosa succede quando si muore. quindi anche l'automiglioramento
L'automiglioramento dura finché dura la vita. Ah, è per abbellirsi un po', rendersi più confortevole la gabbia. Come dici? È forse solo per rendersi più confortevole la gabbia nella quale stiamo, Certo. la gabbia Sì, egoica. certo. Sì, questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che la gabbia non c'è, E la gabbia non c'è. che tu sei infinito già adesso, che non è che tu non sei mai nata e non morirai mai. Capito il punto qual è? Che tu, quando Ramana Maharshi stava per morire e sentiva piangere nell'altra stanza e disse al suo attendente: Ma perché piangono? Perché tu, maestro, fra un po' ci lascerai. E lui rispose: Ma dove credono che vada? Mm. Questa è la risposta. Cioè, è pazzesco, ma la libertà, la liberazione che è adesso fa più paura all'io separato che l'idea di dover andare all'inferno, per esempio, per chi crede al paradiso e all'inferno, o l'idea di doversi reincarnare in una zanzara perché se la vita tua non è stata molto ben vissuta, insomma, capito? Ah, ecco che ti volevo dire. Ecco, il punto è che la coscienza non è individuale, cioè quello che può percepire la coscienza dipende da corpo a corpo, va bene? Da come è quell'apparato sensoriale, da dove è localizzato il corpo. Mi spiego? È chiaro che la coscienza è come una luce che penetra e quindi dove si manifesta in un certo corpo potrà soltanto percepire quelle cose che quel corpo è in grado di percepire perché ha quei sensi. Se sei un lombrico non hai la vista, quindi potrai sentire le cose ma non vederle. E poi da dove ti trovi? Perché è chiaro, se io mi trovo qua a Roma, non posso vedere la Torre Eiffel di Parigi se non in televisione. Allora, immaginati che il nostro corpo e la nostra mente sia una lampadina. Uno potrebbe anche fare la cosa più raffinata che il bulbo di vetro è il corpo e i filamenti che sono la mente, no? Ecco, quella che noi chiamiamo presenza, l'infinito, l'essere, è la corrente elettrica. La corrente elettrica sta dappertutto, non è visibile. Mm. Nel momento in cui io accendo l'interruttore, la corrente elettrica, attraversando la lampadina, genera una luce. Questa luce è l'io sono di cui parla Nisargadatta, è la nostra sensazione di esserci, che a sua volta illumina tutta la stanza, perché quando noi percepiamo qualsiasi cosa, a Mm. monte, prima di tutto ci devo essere io, se no non vedo niente, non percepisco niente. Come nel sogno, vedi, nel sogno ci deve essere quel duplicato, perché se no non lo puoi vedere, la coscienza del dormiente non lo può vedere il sogno, capisci? Mm. Allora, l'io sono è una luce che ci permette di vivere questa vita percependo tutte queste cose, che nasce dal fatto che l'essere, cioè la presenza, la corrente elettrica che di per sé non si vede, passando attraverso il corpo-mente diventa luce. Quindi il corpo-mente è una condizione necessaria ma non sufficiente perché ci sia questo io sono e questa nostra apertura. Però la luce di tutto questo è data dalla corrente elettrica che adesso nella metafora è diversa dalla lampadina, poi nella realtà ecco, quindi quando la lampadina si rompe, si fulmina e quindi quando quell'individuo vivente muore, la luce si spegne, quindi l'io sono scompare
come scompare tutta la percezione che c'è. Ma la corrente elettrica rimane sempre la stessa e sta dappertutto, non è localizzata lì. Quindi, quando noi usiamo la parola coscienza, dobbiamo stare attenti a che cosa intendiamo. Quando diciamo coscienza individuale, in realtà stiamo parlando di cosa succede quando la corrente elettrica, che è ovunque, passa attraverso una lampadina e fa quella luce, e diventa quella luce. Quando si rompe la lampadina e sparisce la luce, noi se usiamo in senso ristretto la parola coscienza, possiamo dire che quando uno muore la coscienza non c'è più. Ma quella che è l'essenza di quella coscienza e che noi continuiamo a essere, quella non va e non viene. E per questa corrente elettrica, chiamiamola, è del tutto irrilevante se la lampadina è accesa o spenta, per quello che noi veramente siamo. Ecco, forse con questa immagine ti ho consolato un po' da questa. No, mi hai consolato, una gioia infinita mi mancano gli aggettivi per definire questa visione, non so se chiamarla, ormai le parole storpiano il tutto, ma una gioia infinita e anche veramente un amore infinito. Vedere, adesso io mi vedo spesso come un'anguilla che si contorce nel fango alla ricerca di una posizione più gradevole. E però viene veramente un amore compassionevole, ecco, non so come definirlo, è gioioso, è bellissimo. Io ti ringrazio veramente tantissimo. Grazie Mauro. È un gran piacere. Abbiamo ancora un po' di tempo se volete, eh? Quindi se avete qualcosa da dire non esitate. Posso, Mauro? Certo, Innanzitutto, ben rivisto, ti saluto. eh, Prima, in questo 2024, saluto anche tutti. bene. Molto bello stare tutti insieme. E riallacciandomi un po' a tutti, ehm, forse ognuno di noi, diciamo, ecco, fa un'esperienza, un percorso, chiamiamolo, ecco, così, per dirlo a parole, no? Un percorso chiaramente personale, particolare, no? Ognuno magari studia il Vedanta, ognuno la religione cattolica e magari ognuno di noi si fa un'idea della libertà, no? Certo. Quindi io ho la mia idea, magari Stella c'ha la sua, Pietro c'ha la sua, e noi magari tutti quanti cerchiamo questa libertà con queste idee che ci siamo fatti. Mm. Ecco, forse è proprio questo che magari è l'ostacolo principale che Sì. non ci fa, che non ci porta poi a scoprire, a riconoscere, non scoprire, ecco, perché siamo già, a riconoscerci per quello che siamo. Cioè, magari eh, abbiamo troppi concetti, troppo sapere. Insomma, ecco, magari io ho letto tantissimi libri, ho letto un po' di tutte le religioni e quant'altro, no? Quindi sto sempre a cercare, ho sempre cercato questa idea, questa libertà, magari lì quella la racconta così, magari Vedanta la racconta in un altro modo e quant'altro. Però ecco, questo cercare poi mi impedisce di essere, perché la libertà alla fine cioè, sono io, sono già libero, ecco. Però l'idea che mi sono fatto, magari studiando, ecco, questi libri, come magari adesso, insomma, ecco, ci sono tanti maestri, tanti guru, Mm. tra Mm. virgolette, che organizzano questi grossissimi eventi dove ci stanno migliaia di persone che vanno lì a cercare questa libertà, magari, magari pagando anche tanti soldi, poi tra l'altro, no? Magari perché si sono fatte l'idea che magari stando insieme con tutta questa energia, il guru e quant'altro, magari gli scatta quel click Come interiore no?
ecco lì che diciamo questa risonanza che poi è sempre sensazione, perché come dici tu poi è una cosa che magari può succedere un momento e poi va via, se si ritorna, perché purtroppo la mente, noi dobbiamo vivere in questa dualità e quindi chiaramente quei momenti belli magari possono anche venire, però poi alla fine scompaiono in una maniera veloce, ecco. Ecco, volevo sapere insomma. No, è interessante quello che hai detto sul discorso della libertà, perché allora, intanto, cioè la conoscenza, cioè uno cerca di leggere questo e quello, no? E se guarda dentro, si accorge magari, perché non sempre è così, uno può leggere per piacere di leggere. Vedi, allora, prima parlavamo dell'amore. Immaginati quante canzoni e quante poesie sono state create per dire che cos'è l'amore. Allora, non per darne una definizione, no, ma è per dire perché l'amore è una cosa importante per chi ha scritto quella canzone o per chi ha scritto quelle poesie. Ora, l'amore si può dire in infiniti modi, si può dire in infinite canzoni, si può dire in infinite poesie, perché non ha fine, è infinito e quindi può essere detto in mille modi, ma ce ne sarà sempre un altro, capito? E così è quando uno magari si innamora della non separazione, si innamora di questo essere, di questa presenza che così selvaggiamente libera si manifesta in questa fantasmagoria che è la realtà, e allora è innamorato dell'infinito, di questo, e allora magari va a leggere quello che dice Krishnamurti, quello che dice Shankara, quello che dice Gesù, perché? Perché sono come tante poesie d'amore, ognuna delle quali coglie un aspetto di questo infinito, capisci? E allora ti dà tanto piacere leggere questo. Questo è diverso dal leggere quelle stesse cose con l'idea di capire che cos'è l'amore, ma in questo caso che cos'è la libertà. Perché dietro questo c'è il cercatore, il quale dice: se io capisco, cioè se a me io trovo uno che me lo spiega veramente bene, Sì. allora lo ottengo, lo possiedo. Cioè la conoscenza è uno sviluppo della nostra volontà di potenza. La conoscenza ci serve per controllare e determinare la realtà. Più conosco e più posso manipolare le cose, capisci? È potere. E allora l'idea è che se io conosco abbastanza la libertà o la liberazione, ce l'ho, ho potere su di essa. Il bello è che purtroppo non si può conoscere, non si può definire, si può cantare, se ne possono cogliere tanti aspetti in cui si manifesta, anzi tutto quello che c'è è una manifestazione di questa selvaggia libertà dell'assoluto, ma non si può conoscere, né puoi averne esperienza di per sé, nel senso che ogni esperienza che tu fai è limitata e quindi passeggera. Tu dici sì, tu vai, fai un'esperienza, ma poi quella finisce, no? Allora questa sorgente illimitata del tutto, tu non puoi conoscerla perché non la puoi imbrigliare in un'unica definizione, ma non puoi neanche averne esperienza perché è infinita. Nessuna esperienza può essere l'eterno perché le esperienze nascono e muoiono, quindi non sono l'eterno. Ma nello stesso tempo, ogni esperienza non è
che l'eterno che si manifesta nel tempo. E questa quando Shankara diceva non puoi percepire mai il Brahman, non ne puoi avere esperienza, ma tutto ciò che percepiamo non è altro che il Brahman. Però è il Brahman che si manifesta nel tempo in quella cosa. Ecco perché spesso quando si vede la non separazione e che quindi che tutto è Brahman, diciamo, ti viene un senso nei momenti buoni, perché sempre nella vita di una persona, ti viene un senso di, come posso dire, venerazione per le cose, le persone, per il cielo, per il vento che fa stormire le foglie. Cioè ti viene questa, perché in quella semplice, momentanea, fragile in quella fragile situazione dove le foglie stormiscono e fra poco cadranno, magari perché è autunno, c'è un alito dell'Eterno che si manifesta lì. Ecco, e quindi anche per quello che riguarda, prima parlavo, voglio essere libero, il grido della libertà, e tu dicevi giustamente, questa è una cosa importante, hai detto, ma noi poi ci facciamo un'idea di come deve essere la libertà e la andiamo cercando in chi dice in un modo, in chi dice in un altro, ma sempre quando è così diventiamo dualisti, cioè la libertà è come la dice Krishnamurti, non come la dice il Buddha, non come la dice Maometto, cioè invece di viverle come canzoni che parlano d'amore tutte quante, diciamo no, le prendiamo per un trattato che deve dire la verità e quindi la verità l'ha detta Maometto e non l'ha detta Mosè, capisci? Ecco, allora invece quando noi sentiamo il brivido della verità che dice voglio essere libero, la cosa importante non è andare a cercare la libertà, è risalire da dove viene quel grido, da dove viene questa cosa per cui, porca miseria, io voglio essere libero perché è lì la sorgente della libertà. Mi viene da dire questo, diciamo, un bellissimo momento. Molte volte vado in montagna, così a fare qualche passeggiata da solo, basta chiudere gli occhi e ascoltare un po' il vento, quello che succede Eh, attorno. Ecco, quelli adesso li descrivo, ma sono indescrivibili quei momenti, ecco. è vero. Quindi tanti libri poi alla fine, insomma, possono dare solo il piacere di averli letti, Certo, il piacere di averli letti, però momenti come stare lì da solo ad ascoltare il tutto non possono dare certamente la lettura di nessun libro che è stato scritto. certo. Grazie, grazie, grazie. C'è tempo per un'ultima domanda, se qualcuno Se o c'è domanda tempo, o... se c'è tempo mi faceva piacere. Ah no, non voglio Prego, prego, rubare. vai. Grazie. Io avevo letto da qualche parte che al cospetto di alcune grandi figure, hai citato Ramana Maharshi, le persone che erano al suo cospetto avvertivano qualcosa, forse a livello energetico, non so dire, di estatico, comunque qualcosa di particolare. Questo è un'espressione di forza, cioè come si può definire? Cioè, non è solo suggestione, no? Io non credo che non è una questione di suggestione, però, o se vuoi puoi chiamarla anche così. Io, per esempio, ho sentito quando mi sono trovato davanti a Nisargadatta una energia potentissima. Il punto però
è sempre quello che noi, finché pensiamo di essere un io separato, anche gli altri li consideriamo come esseri separati, persino Dio lo consideriamo come separato da noi. Finché c'è un io, c'è un Dio che è separato da me, un Dio personale, diciamo così, no? E allora, quando incontriamo una persona come per esempio Nisargadatta o Ramana Maharshi, eccetera, quello che succede veramente non è che da quell'essere separato emana un'energia che io sento, capisci? Per esempio Krishnamurti era un altro che quando parlava veniva avvertita molto questa energia, eccetera. Quindi non è una questione personale, si crea un campo, si crea un campo. Io credo che, questa però suona troppo come una teoria, io credo che meno ego c'è in una psiche e più facilmente da quel buco, perché l'ego è come un muro, se tu ci fai un buco, l'energia della presenza, dell'essere circola meglio, circola più attraverso onde che poi vanno dappertutto ad attraversare tutti gli altri. Quindi io credo questo, che non ha a che fare con i poteri miracolosi, eccetera. Credo che sia una questione di intensità che si crea e poi bisogna vedere a chi si crea, perché magari io sentivo quella cosa e magari un altro che stava lì non lo sentiva minimamente, che ne so. Però, secondo me, può succedere che si senta un'intensità che nasce da un campo che non è solo della persona che attraverso il buco della non egoità può in qualche modo, ma anche di chi sta lì, capisci? Si crea un'energia che a volte in certe persone poi che sono invece egoiche usano un altro tipo, secondo me, di energia che è quella del carisma che a volte può fare parecchi danni perché l'ego se ne appropria. E forse il caso è un'estrema purezza, nel primo caso che dicevi, nel secondo si parla quasi di manipolazione, cioè quando l'ego è Esatto. consapevole di avere, come dire, una presa, no? Sulle persone, è molto diverso invece dalla purezza che si sprigiona, dove invece si fa un passo indietro rispetto a... Sì, più che purezza, perché purezza a me mi suona un po' troppo puro impuro. Voglio dire che non si tratta di diventare impersonale, nel senso di non avere più una personalità. Cioè molti si immaginano il perfetto maestro puro come uno che sorride sempre, non si arrabbia mai, si veste di bianco, mangia solo verdura, eccetera, eccetera. Non è questo, non è questa la cosa, perché tu puoi avere anche una personalità, un carattere molto forte. Nisargadatta aveva una personalità molto forte e gli piaceva litigare anche con quelli che gli facevano le domande certe volte, no? E si vedeva una totale spontaneità, lui non è che si doveva trattenere o fare, era quello che era, ma se non c'è l'idea di un io separato, la personalità diventa un'attività spontanea ed è quella attraverso cui uno comunica, perché poi voglio dire, se tu c'hai quella personalità e sei autentico, quella personalità è stata costruita dalla tua vita, da quello che ti è successo, eccetera. Se viene depurata, in questo senso purezza va bene, diciamo, dall'idea di essere un io separato, diventa un formidabile strumento di comunicazione. Ora, questa comunicazione, siccome è sempre una personalità singola,
che lo fa, per alcuni ha una grande risonanza, per altri no. Questo è normale che sia così. C'è gente che è andata da uno e ha sentito aprirsi la mente e il cuore. C'è gente che è andata dallo stesso e si è annoiata, capisci? Quindi, ma va sempre vista l'aspetto del campo energetico che si crea, che non dipende mai da uno solo e che non dipende proprio da nessuno, è qualcosa che c'è sempre, ma che diventa più tangibile, più percepibile quando in te o nella persona davanti a cui ti trovi si assottiglia il peso dell'idea di essere separati. E questo è poi il punto. Che è un po' quello che dicevi all'inizio del fatto che il maestro dice al discepolo siamo uguali, cioè Sì. non c'è niente di diverso fra me e te. Sì, e per andare oltre il racconto, lì l'avevo accennato, nel racconto il leone dice guarda la tua immagine, lui guardò e vide due leoni e quindi dice cavoli sono un leone. Ecco, io dico che a un certo punto se guardi ancora di più ti accorgi che di leone ce n'è solo uno, siamo tutti lo stesso leone, capisci? E questa è la non separazione. Allora il maestro dice, io e te siamo uguali, siamo due maschere che per giocare assume l'uno. Come altre volte faccio l'esempio del teatro dei burattini, cioè presenti quelli che si mettono come guanti, no? Pulcinella, il carabiniere. Da noi che guardiamo senza vedere il burattinaio, i bambini che sono in genere che guardano senza vedere il burattinaio sono due coscienze separate che spesso litigano fra di loro, una vince e l'altra perde. Nella realtà la coscienza è una sola, è quella del burattinaio che non vince e non perde, e quello è un gioco. Allora, quando io credo di essere Pulcinella e mi trovo davanti il carabiniere e devo combattere così, sto vivendo un'illusione, perché noi siamo semplicemente il gioco di questa coscienza, che è quella che noi veramente siamo, capisci? Grazie. E allora non puoi non amare il carabiniere o Pulcinella, capisci? Perché il sé ama il sé, come dicevo prima, Gesù pure riconosceva questa legge universale dell'amore di sé per sé. Tant'è vero che disse ama il prossimo tuo come te stesso, non invece di te stesso, come a volte è stata interpretata, no? Poi la cosa. Perché non c'è niente di male ad amare se stesso. È la legge dell'universo. Il problema è che cos'è, dove finisce questo se stesso e dove comincia. Perché se io penso che questo se stesso, il mio me stesso, finisce con la mia pelle, l'amore di me sarà puro egoismo. Se invece penso che l'allargo alla famiglia, l'allargo alla nazione, l'allargo agli uomini, l'allargo agli animali, l'allargo alle piante, e capisco che l'unico vero sé, visto che non è niente separabile da nient'altro, è il tutto, allora il sé che ama sé è la legge universale, capisci? Che ingloba tutto, comprende tutto. Eh sì, persino, beh, è questo che spesso non è facile da capire, no? Cioè, voglio dire, non è facile da capire perché quando noi, come esseri individuali, subiamo un dolore da qualcuno, questo qualcuno diventa un nemico, diventa qualcuno da odiare, eccetera, no? Ecco, perché lo vediamo come separato da noi? Intanto non vediamo quanto noi abbiamo contribuito a che quella persona ci facesse questo, perché diventa subito lui è il cattivo e io sono il buono e io non ho colpe. Cominciamo a guardare un po' le nostre colpe.
Krishnamurti diceva tu sei il mondo o io sono il mondo, cioè tutto quello che c'è nel mondo. Il mondo è fatto di individui, non è fatto di una maggioranza di individui cattivi e io faccio parte della minoranza degli individui buoni. Il mondo è fatto di individui che hanno un inconscio dove tutte le cose brutte, sporche e cattive noi non le vogliamo né vedere né sentire. Da questa scissione che noi facciamo con queste parti inconsce di noi che sono avide, che sono piene di rancore, eccetera, e se noi non abbiamo il coraggio di entrare in contatto con questo dentro di noi, ognuno individualmente, perché è solo così che succede, e quello che succederà è che gli individui penseranno di essere soltanto quella parte cosciente che sono, che è innocente, che è sta dalla parte del giusto, che ha ragione, e proietterà tutta quella parte, diciamo, ombrosa, oscura, dentro di sé, fuori, e saranno quelli dall'altra parte che sono i cattivi, che sono il male assoluto. Noi invece siamo i buoni e i giusti. E il bello è che quelli dall'altra parte fanno esattamente la stessa cosa con noi, capisci? E così nascono le guerre, nascono le ingiustizie, nascono... E in questa... perché poi collettivamente si creano delle movimenti, delle esplosioni collettive di inconscio che noi siamo convinti di che si possono risolvere razionalmente, perché pensiamo di essere esseri razionali e non ci rendiamo conto che qualcosa dentro di noi ci rema contro e ci fa fare proprio le cose sbagliate. E se questo a livello individuale crea danni limitati, a livello collettivo crea estinzioni di massa, capisci? Ecco, allora tutto questo gioco nasce dal fatto che ci sono queste separazioni continue, separazione fra l'io cosciente e l'inconscio, separazione fra me e l'altro e così via. E per cui anche quando, per esempio, spesso quando succede qualche fatto di cronaca nera in cui qualcuno ha ricevuto diciamo, una violenza da un'altra persona, e poi quest'altra persona magari si pente, no? Ecco, allora diventa tutta la questione se la vittima o i parenti della vittima perdonano o no diciamo, la persona che ha fatto violenza. Ora, per carità, io adesso si fa un gran parlare del perdono e posso dire che in certi casi perdonare fa bene perdonare se stessi, fa bene perdonare gli altri, quindi non è che sto parlando contro questa cosa del perdono, posso solo dire che uno non può scegliere se perdonare o no, cioè uno certe volte riesce a perdonare e altre volte non ci riesce, cioè non è, vorrebbe pure, ma non ci riesce perché ha sofferto troppo, perché è troppo arrabbiato, perché è troppo... quindi il perdono è qualcosa che può far bene a quello che, al carnefice, diciamo così, può far bene alla vittima o ai... Quindi, però è qualcosa che è molto al di fuori della possibilità, di una qualsiasi possibilità di scelta da parte della persona. E se uno si ferma lì e non va un passettino oltre il perdono e capisce che non c'è niente da perdonare, perché tutto questo è Shiva, dicono gli indiani, che vuol dire il tutto, no? Il Dio tutto, è Shiva che ha fatto queste cose a se stesso. E quindi c'è solo uno, e che quindi se non c'è separazione, chi perdona chi? Le cose accadono, le cose spiacevoli accadono, ma se io ho una visione impersonale, come quella, spesso faccio l'esempio taoista, non so, del barcaiolo, non so se l'hai sentito, no? Se quella persona che mi ha fatto del male non c'è, ciò che mi ha fatto del male è stata una serie di eventi
del tutto impersonali che si sono manifestati attraverso il corpo e la mente di quella persona che non aveva scelta. Allora, se io proprio vedo con l'evidenza questa, tu capisci che io sono completamente libero da ogni rancore e non ho nessun bisogno di perdonare perché non c'è. E questo non impedisce il fatto che io, se vedo che quello lì sta per fare un'azione violenta, faccio di tutto per impedirgliela. Non è che l'accettazione vuol dire, vabbè, adesso quello fa quello che gli pare. No, perché se vivi in una società e fai certe cose, vai in galera o ti mettono in condizioni di non nuocere. Ma è diverso vedere questo come un processo impersonale, interattivo, o vederlo, no, quello è un cattivo che non è come me che sono buono e che mi ha fatto male. Questo mi fa soffrire 100 volte di più e mi crea tutto il problema di dover perdonare quando che vuoi perdonare? È ormai successo, l'ha fatto, punto. E poi probabilmente si stoppano anche tutte delle catene di recriminazione, cioè ci sono delle cose che vanno avanti. Il karma di cui parlava Stella prima, è quello il karma di cui parlava Stella, cioè il karma dei sistemi sapienziali come il buddismo, come il Vedanta, come lo yoga, non è tanto che tu muori e rinasci, sì, quello lo dicono e per carità, ma quello che a loro interessa di più è come funziona questo meccanismo nella vita adesso, per cui una certa azione produce delle conseguenze che sono interrelate con tutto il resto, no? E che c'è quindi una catena di feedback per cui noi ripetiamo e ripetiamo e ripetiamo gli stessi errori perché ogni volta mettiamo un seme karmico che si ripete, che poi è quello che diceva Freud quando diceva che la nevrosi è una coazione a ripetere, perché diceva Freud quello di cui non possiamo essere consapevoli perché non lo ricordiamo, ci obbliga a ripeterlo nelle nostre azioni. Quindi vedi che... Ok, grazie. Bene, penso che stasera siamo andati un po' oltre, ma è stato molto interessante, quindi spero anche che per voi non sia stato pesante. Allora, buon Poi inizio. aleggia il profumo di questa libertà, Mauro, questa Meno sera male, meno male. proprio aleggia. Bene, vi do la buonanotte e il buon 2024, speriamo bene, e un abbraccio a tutti. Grazie, come al solito, agli organizzatori che con abnegazione rendono possibile questo incontro in cui la distanza scompare e possiamo persino condividere oltre alle parole il silenzio che non ha confini. Arrivederci a tutti.